Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Avete pronta la lacrimuccia anche per oggi? Perché torniamo di nuovo indietro nel tempo e neanche di poco, visto che oggi parliamo del Nokia N-Gage. So già che qualcuno è cascato dalla sedia. Il primissimo, se vogliamo, gaming phone della storia. Questo cellulare uscito ormai più di 20 anni fa è l'unico telefono all'interno del quale potevi inserire delle cartucce dei giochi, esattamente come nella Nintendo Switch. È stato in parte osannato, in parte aspramente criticato, ma è pur sempre una pietra miliare per quanto riguarda la storia dei cellulari, perché come lui in futuro ci sarà soltanto l'Xperia Play, che creerà un dispositivo ibrido cellulare console. Ora non prendete come esempio il giorno d'oggi che stanno facendo dei cellulari come i Razer fatti per il gaming, quello più a livello hardware e di prestazioni. Qui invece c'era proprio un intero cellulare progettato anche a livello di scocca per sembrare una console vera e propria. Il concetto, soprattutto a questi tempi, era diverso. E oggi andiamo proprio a riparlare di questa piccola perla, ritirando fuori un periodo dove l'innovazione, ma soprattutto la sfrontatezza, la faceva da padrona nel settore dei cellulari. Siamo nei primi anni 2000 e la Nokia la faceva da padrona nel settore della telefonia, iniziando a farsi un nome con i suoi primissimi modelli che abbiamo visto anche in qualche film importante, per poi arrivare a uno dei più conosciuti soprattutto in Italia, uno dei suoi migliori prodotti, ovvero l'indistruttibile Nokia 3310, che io tra parentesi ce l'ho ancora da qualche parte a casa vecchia, devo andarla a reperire perché è stato il mio primo cellulare. Sono stato uno degli ultimi ad averlo, ma come primo cellulare ci ho avuto il più cazzuto della storia, Nokia 3310. Comunque il bello di quel periodo e soprattutto della Nokia è che i cellulari non erano come oggi tutti praticamente uguali a livello di format e di estetica. Ok, per carità, in questo ultimo periodo stanno cominciando ad uscire i fold, i pieghevoli, quindi sta cambiando un po' qualcosina, ma per la stragrande maggioranza dei casi abbiamo ancora un cellulare che è tutto schermo, una fotocamera grossa così o 18 fotocamere dietro, display più o meno da 6 pollici, insomma belle mattonelle che nemmeno devo starvi a spiegare. In quegli anni invece la storia era completamente diversa. Io non so quanti di voi si ricordano i cellulari che uscivano ai tempi, soprattutto quelli della Nokia. Chi aveva roba come il Nokia 3250, che addirittura si girava su se stesso per cambiare i comandi, queste cose le sa. Oppure il Nokia 6800, che da chiuso sembrava un normalissimo cellulare per poi aprirsi completamente e mostrare una tastiera gigantesca con lo schermo al centro. Il 7600, che io questo ho sempre pensato che fosse una trousse per i trucchi delle donne, non è un commento sessista ragazze, cioè io veramente, chi lo tirava fuori dalla borsetta quel ciaffo, io pensavo che gli si apriva e gli veniva fuori lo specchio per truccarsi, e invece no, era la Nokia che non si sa che cazzo gli aveva preso e ha deciso di fare un cellulare con sta forma che secondo loro era comoda. Poi c'era della roba tipo il 7280, che io quel telefono, io non so chi cazzo mai se possa essere comprato quel telefono, se si può dire così, perché in realtà sembrava una torcia. Io ho il cercafase mio, quello da elettricista, che è uguale esteticamente. L'audacia dei designer della Nokia non conosceva limiti, cioè erano dei pazzoidi assoluti, era bellissima questa cosa. Ed è proprio dal design del Nokia 5510, che qualcuno di voi questo ce l'avrà avuto sicuramente, io questo me lo ricordo anche dal vivo, che la Nokia decise di utilizzarlo come base per la creazione dell'N-Gage, investendoci non poco, perché il progetto N-Gage, nome in codice Starship, valeva ben più di 100 milioni di dollari. Era un azzardo gigantesco perché parliamo di cifre molto alte per i tempi, anche se la Nokia sotto questo aspetto fu molto brava perché, essendo padrona del mercato, riuscì a convincere molte case di sviluppo a creare dei titoli per questa piattaforma che ancora era in fase embrionale. Ma parliamo
Parliamo di case come l'Electronic Arts, la Sega, la Taito, l'Activision, dei nomi altisonanti soprattutto a quei tempi. Anche se purtroppo mentre in questo ambito avevano fatto le cose per bene, erano andati fin troppo bene, in quello del design forse qualche cappellina l'hanno fatta. Ma fermi tutti, perché prima di parlare di questo andiamo a vedere cosa avevamo tra le mani se nel lontano 2003 saremmo andati a cacciare ben $299, che tra l'inflazione e tutto ad oggi corrisponderebbero circa 500 euro, per comprare questo Nokia Engage. Devo ammettere di essere stato molto fortunato a trovare un Engage in queste condizioni boxato così, perché ok, è un po' usurato, ma in realtà c'è tutto quello che vi davano con il cellulare se andavate a comprarlo nel 2003. Prima di tutto, voi non lo vedete, ma qua sotto c'è tutta la manualistica con tanto di un CD per l'installazione di alcune applicazioni, il manuale d'uso, eccetera. Un flyerino che ci mostra alcuni dei titoli principali per l'Engage, e come potete vedere ci sono anche dei titoli che conosciamo bene come Puzzle Bubble, Rayman, Sonic, Splinter Cell e addirittura anche Tomb Raider o Virtua Tennis. Un manualino veloce che ci spiega come scaricare i contenuti dal Nokia Game per avere alcune applicazioni direttamente installate sul nostro cellulare, e questo forse è una delle cose più rare ai giorni d'oggi. Come fai a non innamorarti? Guarda, alla terza pagina c'è sta il Nokia con Sonic in mezzo. Comunque, dicevamo, un manuale d'utilizzo di ben 106 pagine completamente in italiano. Ditemi adesso voi da quanto tempo è che non vedete questa cosa, al di là del fatto che sia cartaceo oppure digitale. Ti spiegavano qualsiasi cavolo di cosa, tu questo te lo portavi al bagno per studiartelo, santa pazienza. Sinceramente un po' rimpiango i tempi in cui internet era agli albori. Ma torniamo invece alla dotazione principale. Prendiamo subito il nostro cellulino, come lo chiamavo io ai tempi. Guardate in che cavolo di condizioni sono riuscito a ritrovarlo, non c'è nemmeno un graffio sullo schermo, quasi mint come ritrovamento. In queste condizioni è veramente difficile che riusciate a riprenderlo ai giorni d'oggi. Abbiamo poi il caricatore con una matassa de cavo non lo so, 25 metri. C'è poi una batteria sostitutiva, perché l'altra è presente già all'interno del cellulare, e la scheda Nokia Game per copiare i giochi all'interno secondo la procedura che avevamo visto in quel manualino. Ducis in fundo l'auricolare con il microfono. In realtà, ragazzi, come dotazione non era affatto male. Ai giorni d'oggi è veramente impensabile trovare tutte queste cose quando andate a comprare un cellulare nuovo. In un certo senso è anche un lato positivo, rispettiamo un po' di più l'ambiente, utilizziamo meno carta, eccetera, però stiamo veramente arrivando all'osso che nemmeno ci danno più il caricatore dedicato con il cellulare, ma soltanto cavetto USB. Guardate invece quant'era figo ancora negli anni 2000, quando ti andavi a comprare un cellulare, cioè tu capivi perché costasse quel prezzo. Ma non era soltanto il cellulare ad avere una dotazione così generosa, perché in realtà erano fatti bene anche i giochi stessi, e queste cartucce erano molto all'avanguardia per i tempi, perché guardate un po' a cosa assomigliano. Queste a tutti gli effetti erano delle micro SD brandizzate e non sono poi così tanto differenti dal formato dei giochi della Nintendo Switch, per quanto poi loro ne abbiano utilizzato uno proprietario. Comunque all'interno di un semplice gioco per l'Engage trovavi la cartuccia, il manuale d'utilizzo per l'Engage, un portacartucce da viaggio in modo che non dovevi portarti dietro tutto questo ambaradan, e anche qui le istruzioni, addirittura a colori, e che ti spiegavano per bene tutti i vari tasti e tutte le funzionalità del gioco se eri alle prime armi. Sembra una cavolata, ma a me manca tantissimo questa attenzione ai dettagli che ci mettevano una volta, cioè ci sentivamo coccolati quando vedevamo cose del genere, e invece oggi tutta questa impostazione si è andata a perdere.
Purtroppo ci furono non poche critiche legate al format di questo cellulare, non perché fosse più pazzoide di quelli usciti dalla Nokia, perché visti gli altri cellulari questo anzi è uno dei più sobri, se vogliamo, di quelli speciali o più particolari, ma più che altro perché penso che gli ingegneri alzassero un po' troppo il gomito la sera, visto che, per esempio, crei un cellulare da gaming che si basa sullo scambiare le cartucce per passare da un gioco all'altro e mi costringi ogni volta a spegnerlo per fare sta faccenda, perché per mettere la cartuccia all'interno di sto cacchio da Engage tu devi smontare la scocca dietro, levare la batteria e solo a quel punto riesci ad accedere al vano per inserire la micro SD barra giochetto. Capite che sta cosa è fuori di testa? Altro lato negativo è che purtroppo, per quanto tu voglia farla bene, la croce direzionale non è adatta ai videogame. Ti ci muovi benissimo tra i menu, è cliccabile anche al centro per confermare. Sotto l'aspetto cellulare è sicuramente un aiuto non da poco, soprattutto perché a quei tempi andava moltissimo il Symbian, che non è minimamente paragonabile ad Android, che è sviluppato unicamente come interfaccia touch. Tu lì dovevi navigare muovendoti con i tasti. Il problema è che nei giochi non funzionava benissimo, soprattutto nei picchiaduro, perché ci sono anche dei picchiaduro per questo cellulare, mentre alla fine una cosa buona è che i tasti azione, che normalmente nella maggior parte dei giochi, visto che lui doveva far concorrenza principalmente al Game Boy Advance, erano due, il 7 e il 5. Oltre ad avergli dato un altro colore, li hanno anche bombati diversamente, così che anche se non stai guardando riesci anche solo col tatto a capire che non stai premendo un tasto sbagliato. Un'altra piccola pecca potrebbe essere che non sono presenti i tasti del volume, ma non erano così indispensabili ai tempi, perché normalmente tenevi sempre tutto al massimo e passavi semplicemente dal profilo audio a quello silenzioso a quello vibrazione. Però, visto che ci giochiamo e che sui giochi ti fa comodo alzare o abbassare il volume, due tastini io ce l'avrei messi. Ma la pecca più grande di tutte è quella che purtroppo gli ha dato il nomignolo di Taco Phone, perché voi direte ok, l'hanno chiamato Taco perché c'ha la forma di un taco, e non solo. Se io vi dicessi come ci telefonate con questo affare, come ve lo mettete all'orecchio, tu dici così. Una persona sana di mente ti direbbe ok, lo tengo così. No, perché quei fenomeni della Nokia, anziché mettere l'auricolare su questa parte del cellulare, l'hanno messo qua sopra. Se ti chiamavano, dovevi rispondere al telefono così, perché tu l'orecchio lo devi attaccare qui, se no non senti un cazzo. E ce l'ho fatte le prove, ragazzi, è vera sta cosa. Ma quello che mi manda in bestia è che lo stesso 5510 al quale si sono ispirati per creare l'Engage, questa cosa l'aveva risolta. Infatti lì l'auricolare ce l'hai proprio sulla parte frontale, quindi non devi tenerlo come sto cacchio d'Engage. Perché se sei riuscito a metterlo su un telefono che c'era prima, non hai creato un'estetica, un format che prevedesse due forellini qui per farmi mettere l'orecchio in questa maniera? Cioè tu veramente, progettista, hai detto ok, tanto le persone ci andranno in giro così e non darà fastidio a nessuno sta cosa? Ma me vedi come sto a tenere in telefono? Me vedi? Comunque, papere del format a parte, è bello vedere anche cosa c'era sotto. Tenete conto che questo Engage come processore aveva un ARM 920T da 104 MHz. Sì, avete sentito bene, MHz. Con una memoria interna di nemmeno 4 MB, uno schermo da 2.1 pollici, 176 x 208 pixel. Non c'era fotocamera e come sistema operativo avevamo un Symbian 6.1. C'era una primissima versione di Bluetooth, addirittura l'1.1, radio FM, connessione GPRS, adesso questo non sto nemmeno a spiegarvelo perché sono vecchie linee rispetto a quelle che abbiamo oggi, e una batteria da appena 850 mAh. Ovviamente non sono specifiche che si possono contestualizzare al giorno d'oggi, eravamo 20 anni indietro a livello di tecnologia. Ai tempi era comunque una bella bestiolina per quello che riusciva a fare. Il vero problema di questo hardware è stato il display, non tanto per la risoluzione che andava bene, ma per il fatto che l'hai voluto fare verticale, e come sappiamo a livello di videogiochi, fatta eccezione per i primi arcade, lo schermo verticale è assolutamente inadeguato, tant'è che le case di sviluppo fecero non poca fatica a creare i titoli basandosi su una diagonale del genere.
È con immenso piacere che vi rintroduco al 2003, ragazzi. Non sono nemmeno andato a cambiare la data, che infatti, come potete vedere, oggi è il 1 gennaio 2023, secondo il telefono. No, lo sfondo non l'ho messo io, l'ha messo il precedente proprietario, e il bello è che non so come cambiarlo. Ci ho perso non so quanto tempo, alla fine ho detto, vabbè, sti gran cazzi, sono 4 pixel, speriamo che YouTube non me lo blocchi per questo. Comunque, bentornati su Symbian OS, che per chi ormai utilizza Android o iOS, se lo fosse dimenticato, era un sistema abbastanza intuitivo e sviluppato principalmente per interagire con i comandi del cellulare. Possiamo andare velocemente ai contatti con un semplice clic di questo tasto in basso, oppure alla messaggistica. Premendo il tasto di chiamata si va direttamente alle ultime telefonate e si può invece accedere al menu principale dal tasto dedicato. Mamma mia, quanto tempo era che non rivedevo ste icone! Qui come funzionalità abbiamo le più basilari, abbiamo il telefono, i contatti, il calendario, che adesso voglio andare a vedere come era fatto, per gli appuntamenti, guardate che cacchio di figata, i messaggi e i media soprattutto, perché lui poteva leggere diversi formati, sia qualche formato video che la musica, che diventare una vera e propria radio FM, però soltanto se inserivate gli auricolari, il registratore, che adesso voglio vedere che roba è questo che ci ho trovato. Buongiorno, mi scusi Stefano, sono la prof. Senta, io l'aspetto allora questa mattina, verso che ora riesce a venire? In che senso? La prego di venire al più presto perché c'è bisogno, buongiorno, grazie. Ma cosa cazzo ho appena ascoltato? Questa è roba del precedente proprietario, ma spero non me ne voglia, anche perché è del 4/8/2013, cioè questo telefono è stato utilizzato fino a 12 anni fa, uscito nel 2003. E poi c'era l'immancabile composer dei dispositivi Nokia, cioè tu potevi andare ad indicare le note per poi creare la tua suoneria. Questo l'abbiamo fatto tutti ai tempi del 3310, è sempre stata una delle funzionalità dei Nokia più apprezzate. Troppe suonerie ci sono andato a creare in questo modo. Avevamo la possibilità anche di aprire le immagini, ruotarle con qualche piccola funzione di modifica. Avevamo poi le classiche funzioncine aggiunte, come per esempio la calcolatrice, il convertitore di valuta, la lista delle cose da fare e così via. Il bello di questi telefoni basati su Symbian è che le applicazioni potevano essere anche installate, scaricate da internet e poi installate all'interno del cellulare, perché principalmente si basavano tutte quante su Java. I Nokia sono sempre stati famosi per avere questi sistemi Symbian con moltissime funzionalità, veramente ti ci perdevi ai tempi con tutte queste voci. Nessuno credo sia mai andato a spulciarsi per intero, ardaglie questa con le tette, i vari menu di tutto il cellulare. Oltre a tutto questo però, se inserivi all'interno la cartuccia ti apparivano anche sotto tutti i giochi che avevi installato. Io adesso qui ho una cartuccia con diversi giochi all'interno, infatti come vedete me li mostra qui tutti quanti sul menu, ed avviarli era immediato, quindi passavamo dalla modalità cellulare a quella console in un secondo. La levetta direzionale è quello che mi permette di muovermi all'interno del gioco, mentre i tasti sono diventati, principalmente il 5 e il 7, i due tasti azione del Game Boy. E c'è da dire che per i tempi questi giochetti erano veramente una figata. In questo caso sto giocando a Puzzle Bubble in modalità contro il computer. Certo, non è semplicissimo capire i colori delle palline, questo lo ammetto, però devo dire che è veramente una figata giocarci. Ed è proprio qui che vi volevo, perché nonostante il problema dello schermo e che l'intero parco titoli del Nokia N-Gage conti soltanto 64 titoli, in realtà ce ne stanno parecchi veramente fatti bene all'interno, proprio perché avevano chiamato delle case che comunque li sapevano sviluppare. Uno dei generi più frequenti all'interno dell'N-Gage erano proprio gli action e i platform, partendo proprio da Sonic N, che è molto simile al titolo per Game Boy Advance, sia a livello di gameplay che di grafica, e comunque risulta abbastanza giocabile. Io questo ce l'ho provato e mi ci sono trovato bene, per arrivare a titoli famosi come Rayman oppure Bomberman, ad addirittura Puzzle Bubble,
che qui ragazzi veramente perdete 7-8 diottrie per riuscire a vedere palline e i colori su sto cacchio di gioco, ma c'erano anche dei titoli 3D che mostravano la potenzialità di questo cellulare, come per esempio Spider-Man, e soprattutto c'era anche Tomb Raider. È difficile muovere tutto quanto con questi controlli, sia chiaro, però come titolo a livello tecnico di sviluppo era una roba che su un cellulare non si era mai vista. Difficile dirlo, ma alcuni dei titoli più complessi erano proprio degli sparatutto in prima persona, con delle serie molto famose come per esempio Splinter Cell o addirittura Call of Duty. Non mancavano giochi di guida, partendo proprio da Sega Rally. Questo sinceramente è abbastanza complesso da governare, però comunque è un bel titolo. C'era poi System Rush che richiamava un po' Wipeout, ma c'erano anche i primi Asphalt che sono praticamente nati qui, una serie che ormai la utilizziamo anche per fare i benchmark dei cellulari attuali per quanti ne hanno fatti, e anche Crash Nitro Kart che poi è proprio presente anche su Game Boy Advance. Purtroppo per gli amanti dei picchiaduro in realtà non ce ne sono molti, anche se c'è comunque una versione di The King of Fighters che mi ha abbastanza soddisfatto. Avendo acquisito l'Electronic Arts come sviluppatore, ovviamente non potevano mancare i titoli sportivi, a partire dai famosissimi FIFA, ma c'erano anche i vari NFL e addirittura la Sega stessa con Virtua Tennis. Ma un altro dei generi di punta di questo cellulare erano i giochi di ruolo e gli strategici, partendo da Rift Promise of Power, uno strategico con una grafica cartunesca diciamo, per poi arrivare a Civilization, passatemi il termine sulla falsa riga di Age of Empires, per arrivare addirittura ad Elder Scroll. Sì, c'è stava Elder Scroll per Nokia Engage, adesso so che andrete tutti quanti a scaricarlo, ma ci stava Elder Scroll. Sapete quanto cazzo è grosso Elder Scroll e l'avevano messo dentro a un Nokia? Per arrivare a titoli anche come Warhammer 40.000, addirittura Warhammer c'è stava qua dentro. Ma l'apoteosi diciamo di questo genere ce l'ha avuta con Pocket Kingdom, il primo Massive Multiplayer Online RPG. Perché il bello è che questi titoli non erano soltanto offline. La Nokia aveva creato un portale per tutti quelli che avevano l'Engage che ti permetteva di giocare anche in rete contro altri avversari, per esempio anche a Puzzle Bubble, o proprio a questo Pocket Kingdom dove tu incontravi gli altri giocatori e potevi decidere se sfidarli. E ripeto ragazzi, nel 2003 queste erano ancora cose mai viste su un cellulare. Nonostante questa idea innovativa che portava e anche un buon parco titoli alle spalle, il Nokia Engage non riuscì mai a sfondare sul mercato, addirittura il suo rapporto di vendita con il Game Boy Advance era di 100 unità ad 1, contro ovviamente. Viste le lamentele della critica e degli acquirenti, la Nokia corse ai ripari già soltanto l'anno successivo, facendo uscire un nuovo modello dell'Engage, l'Engage QD, che richiamava la forma dell'originale ma era leggermente più arrotondato e più piccolino e soprattutto andava a sistemare le problematiche più fastidiose, ovvero quella che dovevi mettertelo di lato come un tacophone, perché in questo caso erano riusciti a mettere quei maledettissimi forellini per l'auricolare, mannaggia a voi, direttamente sulla parte anteriore della scocca, e un vano nella parte bassa così che tu riuscivi a cambiare le cartucce senza dover ogni volta spegnere il cellulare e rimuovere la batteria. E ci avete messo un anno di tempo per capire come si faceva sta cosa? Dove sono andati a migliorare, poi invece dall'altra parte sono andati a levare, perché non potevano stasse boni. Levarono il lettore MP3, la radio FM e l'uscita USB per copiarci i file all'interno. Però dici va bene, mi hanno dato il vano per mettere la SD, posso anche usare quella al posto dell'USB, però comunque sono delle funzionalità che magari potevano interessare al pubblico. Purtroppo questo modello non servì a cambiare le sorti dell'Engage, perché nonostante quello che diceva la Nokia, che era un po' diverso rispetto a quello che gli analisti del marketing avevano notato, cioè la Nokia diceva che l'Engage aveva venduto ben 400.000 unità nelle prime 2 settimane. Che ormai con le storie, visto che ne abbiamo parlato di tante console, sappiamo essere un ottimo numero, cioè questo non è assolutamente un fallimento se vendi tutte queste unità addirittura in 2 settimane. Il problema è che agli analisti del mercato sta cosa sembrava talmente strana che ci fecero degli studi sopra e venne fuori che in realtà la Nokia non stava dando i dati di vendita, ma quelli delle unità spedite ai venditori. Ma non è la stessa cosa se tu la dai a un venditore e gli rimane sullo scaffale, tu devi contare le unità che da quello
scaffale la gente se porta a casa, dopo che ha sganciato i soldi però. E di lì a poco infatti vennero fuori i veri numeri, ovvero che nelle 2 prime settimane in America aveva venduto 5.000 unità, 800 le aveva vendute nel Regno Unito e soltanto altre 15.000 una volta che era uscito anche il Nokia QD. Davanti a questa evidenza, alla fine la Nokia, qualche annetto dopo, ammise che forse aveva commesso un piccolo errore di calcolo e che stavano effettivamente contando le unità spedite. Dove però c'è da fargli i complimenti è per come hanno cercato di salvaguardare il gaming per i cellulari, perché trasformarono la questione dell'Engage dall'essere un dispositivo ad hoc per giocare all'essere una piattaforma da inserire all'interno di diversi modelli dei Nokia, e fu così che infatti nacque l'Engage 2.0, che era appunto una piattaforma che girava sempre sotto sistema operativo Symbian, che su parecchi dispositivi Nokia usciti in quegli anni ti permetteva di accedere, scaricare ed installare i giochi direttamente all'interno del tuo cellulare, al di là di quale fosse il modello. Comunque c'era un buon supporto, per quanto poi ovviamente l'estetica di questi altri dispositivi era quella di un normale cellulare, quindi comunque stavi molto più scomodo a giocare quei titoli su quei dispositivi rispetto invece a giocarli sull'Engage. Purtroppo però neanche questa iniziativa andò a buon fine, perché soltanto pochi anni dopo, già nel 2009, la Nokia annunciò che sarebbe terminato lo sviluppo di qualsiasi titolo per la piattaforma Engage, perché i costi erano troppo alti, non c'era ritorno, per 1 milione di motivi, ma in generale il solo e unico era che non erano riusciti a fare breccia nei cuori degli acquirenti con questo nuovo concetto di utilizzare i cellulari come vere e proprie console. Perché vi ho voluto portare la storia di questo piccolino? L'avevo già accennato in un reel quando ve l'ho presentato diversi mesi fa, che ci avrei voluto fare una storia sopra, e il motivo principalmente è perché la Nokia è un'azienda che porto sempre nel cuore, è quella con cui ho iniziato ad utilizzare i cellulari e che, diciamocelo, comunque è stata sia pioniera che leader assoluta per molti anni in questo settore. Grazie a lei abbiamo visto i design più strani che potessero mai capitarci, le idee più strambe, però anche dispositivi utili, durevoli, che comunque ci hanno aiutato nella vita di tutti i giorni. E mi è dispiaciuto moltissimo per la fine che ha fatto questo Engage. Io mi ricordo ce l'aveva un mio amico e io gli sbavavo dietro come un dannato, perché non potevo crederci che finalmente qualcuno mi aveva fatto una console cellulare. Cioè, anziché andare in giro con 2 affari, io potevo andare in giro con uno solo. Non come la questione di giocare oggi con un cellulare, che è diversa. Questo era un dispositivo dedicato, è una console con le funzionalità di cellulare. E guardate che questa cosa non la dico io, la dice il manuale stesso: console portatile guida rapida, cioè sta sul manuale ufficiale sta cosa. Comunque, semantica a parte, agli occhi di un ragazzino di 15-16 anni, cioè questa era la cosa più figa del mondo, e non a caso qualche anno dopo riprese anche la Sony questo concetto. Ok, fallendo anche lei. Però mi piace pensare che è anche un po' grazie alla Nokia che alla fine abbiamo avuto tra le mani l'Xperia Play, che portammo agli inizi del canale, la sua storia neanche mi ricordo quanto tempo fa, e che era praticamente una PSP Go con le funzionalità di cellulare. Era una figata atomica, io questo qui me lo so finito, questo non l'ho ritrovato dopo, me lo regalò la mia ragazza. Un anno dopo che era uscito, io questo, ragazzi, me lo so magnato. Per quanti problemi c'aveva il fatto che c'era ancora Android 2 anziché il 4, avevano fatto un macello, però era un dispositivo fichissimo. E comunque mi dispiace molto che un progetto così ambizioso e così figo per noi ragazzi sia finito male, anche perché poi purtroppo la Nokia ormai al giorno d'oggi sappiamo che come ditta, non dico che è inesistente, ma poco ci manca. Ha fatto i suoi errori poi negli anni, il primo in assoluto è di affidarsi a Windows Phone come sistema operativo quando tutto il mondo andava su Android o su iOS. Guardate, non sapete quante sere ai pub a insultare uno dei miei migliori amici perché lui aveva il Nokia con Windows Phone e mi diceva questo sarà il futuro, e io gli dicevo sempre che tra 3 o 4 anni quello sarebbe scomparso, e guarda caso che fine hanno fatto gli Windows Phone? Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Ha riprovato a riprendersi comunque creando dei cellulari con Android, ma non è riuscita a spiccare in un mercato ormai così grande dove si sono aggiunti dei colossi, poi è arrivata tutta la Cina e quindi adesso sì, fa ancora qualche cellulare ma niente di particolare, sta a galla ma non è più la Nokia che era una volta, quella bella, quella sfacciata, quella creativa che ti creava roba del genere e per quanto questo possa essere stato un flop a livello commerciale, molti di noi l'hanno considerato come a quei tempi il cellulare più figo del mondo. Mentre oggi, come vi ho detto, a livello di cellulari siamo sempre lì. Puntano tutti a chi ce l'ha più grosso a livello di fotocamera e hardware. Basta, solo queste due cose, perché tanto passiamo la vita sui social e a faccia i selfie. Che ci serve a noi? Cellulare veloce e buona risoluzione. È un po' triste come cosa, però vedremo adesso se con questi nuovi schermi Fold riusciranno a darci qualcosina. Sono abbastanza fiducioso sul fatto che magari prima o poi verrà fuori una casa che magari ha ereditato l'audacia della Nokia e che ci possa proporre qualche format un pochino più particolare o magari anche più utile. Bene ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Sono contentissimo di avervi portato questo N-Gage, in realtà ce l'ho già da diversi mesi, finalmente ho trovato il tempo di raccontarvi un po' la sua storia e di mostrarvelo. È un peccato per come sia finita, però per me rimarrà sempre nel 2003 il cellulare più figo che io abbia mai visto. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!